Con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Eccoci qui, cari amici di Radio Centro Web, qui Smart & Healthy con Fulvio e Piero, direttamente, lui direttamente, io sono qua in studio e lui è fuori oltreoceano, non si sa dove, non si sa quando, a temperature polari, dice, non lo so. E Smart & Healthy, la seconda puntata, settimana scorsa abbiamo esordito parlando un po' dell'avvicendamento Trump, avvicendamento negli Stati Uniti, poi piano piano inizieremo a parlare di mangiare, perché Smart & Healthy, l'arte di essere fit senza fare la fame, però insomma qui di mangiare non si parleremo cari amici, parleremo, non è un problema, non è quello il discorso, parleremo anche di mangiare, perché noi siamo sempre a parlare di mangiare, quindi anche a cortocircuito chi ci segue stiamo a parlare di mangiare, a Tribuna Staff parliamo di sport, ma ci mettiamo sempre il mangiare dentro, quindi non possiamo parlare sempre di mangiare, Piero, ciao. No, pomeriggio, sì, decisamente non si può parlare sempre di mangiare, ma che dire, di mangiare è uno dei piaceri della vita, vale anche la pena parlarne in maniera utile e sana. Succederà anche quello. Ora che ci possiamo concedere con questi chiari di luna, perché a sciare non vado, insomma a giro a fare le giratine nemmeno, quindi mangiare è l'unico vero piacere che è rimasto almeno al momento, poi con la bella stagione si vedrà, insomma, però per ora siamo fermi a mangiare, quindi non parleremo oggi di mangiare. No, parleremo in realtà di qualcosa che è successo in questo fine settimana, che fondamentalmente ha avuto un effetto bomba su circa 170 milioni di persone, e di cui 7 milioni sostanzialmente di imprenditori che avevano un'azienda, un business sull'applicazione di TikTok e che dall'oggi al domani si sono ritrovati fondamentalmente senza più modo di fare business. Cosa è successo in questo ultimo anno e mezzo? Perché poi fondamentalmente per parlare del bar di TikTok bisogna partire dal 7 ottobre del 2023. Sappiamo tutti quello che è successo. Israele ha invaso fondamentalmente i territori di Gaza dopo che Hamas, sì, diciamo di sì, ha commesso un atto terroristico nei confronti dello Stato israeliano. Da qui in poi è sorto tutto il movimento che fondamentalmente è andato pro-Palestina e che ha fatto venire fuori nella realtà dei fatti tutto ciò che Israele stava commettendo e che giornali, telegiornali, radio e tutte le fonti di notizie si guardavano bene dal dire e dal descrivere come realmente poi erano. TikTok ha avuto un grosso merito, che è stato quello di favorire la diffusione delle notizie per come realmente erano, e ovviamente questo ha dato fastidio ai poteri forti, perché a quel punto non controllavano più la narrativa e non controllavano più nemmeno le possibili reazioni del popolo a ciò che stava effettivamente succedendo. Da qui tutto anche il corso delle varie proteste che sono venute fuori, e a un certo punto hanno deciso di bannare completamente l'applicazione. Questo in breve è un po' il riassunto
è successo nel primo periodo. Sì, però c'è anche un altro fatto, perché il 19 gennaio, sto guardando ora l'account Instagram di Not Just Analytics, Mhm. che analizza un po' le analitiche, sì, le analitiche e i numeri dei social. Mhm. E il 19 gennaio TikTok doveva essere bannato dagli Stati Uniti. Ed è stato, no, aspetta, ed è stato effettivamente bannato per 11 ore. Questo è quanto è durato effettivamente il ban di TikTok negli Stati Uniti. Fino a ieri tardo pomeriggio non c'è stato verso di riconnettersi neanche tramite l'utilizzo di VPN o tramite l'utilizzo di browser specifici atti a evitare determinati. Ok, quindi vabbè, insomma, però dobbiamo ripristinare la connessione, secondo me. Io ti dico la verità, però la nostra connessione è mia e tua, però, però quello lo facciamo dopo. Ma però Trump, paladino, si è erto a paladino, ha sospeso il divieto per 90 giorni. Allora, Trump ha sospeso il divieto per 90 giorni per il semplice motivo che intanto forse ha usato un attimino più il cervello rispetto a quegli altri e ha detto no, aspetta un attimo, qui se inizio la mia presidenza con 170 milioni di persone che mi danno contro e con 7 milioni di imprenditori che perdono sostanzialmente il proprio lavoro e la propria fonte di guadagno per una cosa del genere, non inizio decisamente bene. Secondariamente c'è da dire anche che buona parte della campagna che Trump ha organizzato per essere rieletto alla presidenza ha sfruttato anche molto TikTok. Quindi c'è da dire, allora, c'è tutta questa situazione geopolitica che sta spostando gli equilibri settimana dopo settimana, da una parte e dall'altra. E quindi anche i social, soprattutto quelli di origine asiatica, diciamo così, però c'è un però, perché TikTok viaggia su 2 piattaforme, se non lo sapete. Se non lo sapevate, ora lo sapete. Una è quella cinese, che prevede molte restrizioni e censure, tipo, lo sai qual è? Non lo sapevo. Una restrizione, per esempio, che non si può parlare, vabbè, di piazza Tiananmen, va bene, ok, lo posso capire, ma neanche di Winnie the Pooh. Winnie the Pooh? Perché? Scusa, questo non lo sapevo nemmeno io. Ebbe troppo a Xi Jinping. Non so la somiglianza dove l'hanno visto, Ma sì, cioè, sarei curioso di capire l'anche perché effettivamente non mi sembra che somigli poi così tanto a Xi Jinping, però vabbè, sì. Però è quello di loro tale che tutti noi conosciamo più o meno, poi anche se non siete connessi, insomma, se non vi avete un account, però insomma sapete che c'è TikTok, che c'è questo dove anzi molti che non sono connessi sanno che TikTok è fatto per i balletti, non è solo quello. No, allora decisamente non è solo quello, c'è una piccola correzione da fare su quello che sul discorso della doppia versione di TikTok. Sì, è vero che c'è una doppia versione, l'altra versione si chiama Rednote ed è l'applicazione cinese, ma TikTok in realtà è un'applicazione che ha base a Singapore e non in Cina, tra le tante cose, esatto, perché poi il bello della diretta ha fatto sì che il processo che è stato fatto al CEO di TikTok fosse trasmesso parzialmente sulla piattaforma
e si sono resi conto tutti che il senatore che poi ha condotto l'interrogatorio intanto non ascoltava minimamente quello che gli veniva risposto dal CEO di TikTok. Questo senatore? Direi che potrebbe essere più o meno giovane quanto noi. Il senatore si chiama Tom allora no, non c'è neanche il problema Esatto. generazionale. Il senatore si chiama Tom Cotton, puoi andare a cercarlo tranquillamente su Google e fondamentalmente che cosa è successo? Ha continuato a accusare il CEO di TikTok di essere cinese quando questo poveretto, perché non si può definire in altra maniera, è nativo e di origine singaporiana, ha passaporto di Singapore e nella realtà dei fatti tutti hanno capito che era solo ed esclusivamente per mettere nei guai l'applicazione. Sì, praticamente anche perché cioè le persone magari è stata fatta a sommo studio questa, diciamo tra virgolette, perché non lo è, cioè non lo è, uno potrebbe anche esercitare il diritto, però questa discriminazione territoriale nel quale io ti dico sei cinese e invece sei di Singapore, e io spero perché non l'abbia capito e perché non sappia di geografia né di geopolitica, nonostante sia senatore questo individuo, però è come se a un cittadino di San Marino, no, che gli dai l'italiano e lui se ne offende, però il passaporto sammarinese è il passaporto sammarinese, come per altre situazioni vicine, insomma. Non puoi dare a un olandese del belga. Sì, sostanzialmente non puoi fare una cosa del genere. Facendo esempi spiccioli, questi sono proprio esempi banali, per carità. Senti, e da tutto questo il buon vecchio CEO il buon vecchio zio Joe, forse. Non so neanche se abbia, cioè magari c'ha l'account, ma non so neanche se Joe B lo usa i social, non lo so. No. Vediamo se ci arrivi. Chi è che potrebbe trarne vantaggio? Allora, diciamo che il buon vecchio zio Mark tanto vantaggio non ne ha tratto, per il semplice motivo che tanto vantaggio non ne ha assolutamente tratto, per il semplice motivo che la gente si è rifiutata intanto di tornare sulle piattaforme Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Oltre a questo le sta abbandonando in massa, sostanzialmente stanno cancellando buona parte degli account e stanno bloccando il più possibile. L'altra cosa, ed è stata la cosa forse più clamorosa che nessuno qui si aspettava, è che gli americani hanno sostanzialmente fatto un dito medio al governo e sono andati tutti in massa su Reddit. Quindi non solo che, come abbiamo detto, è la piattaforma controllata dal governo cinese, ma non solo. Non solo l'hanno trasformata nella piattaforma più scaricata su tutti gli app store. Esatto. Ma tra le altre cose hanno dato volontariamente i propri dati al governo cinese sostanzialmente, perché fondamentalmente hanno accettato delle condizioni scritte in cinese che nella realtà dei fatti non sanno nemmeno cosa ci sia scritto. Dei farmaci tu accetti perché non ti stai oppure le condizioni di utilizzo quando firmi il contratto per la macchina, non affitto, sì vabbè, anche che se non firmo non mi dai niente, però in questo caso sì. Allora, diciamo potrebbe essere abbastanza rischioso. C'è da capire un attimino anche come andrà a finire questa cosa effettivamente.
banneranno completamente l'applicazione? Non ne sono così sicuro. Rischierebbero un altro Boston Tea Party e non sono certo del fatto che vogliano realmente accordarsi qualcosa del genere. Ora, finché si tratta di condividere foto di gattini, video di gatti, cani e quant'altro, può essere un conto. Quando comincia a togliere la fonte di guadagno a 7 milioni di persone, il discorso diventa nettamente diverso. Direi di sì, direi proprio di sì, perché comunque insomma ci sono brand, infatti brand e content creator, perché alla fine anche noi, è vero che non ci guadagniamo direttamente, non guadagniamo perlomeno per ora, anche se trasmettiamo in radio, in podcast, noi abbiamo diciamo tra virgolette la nostra riuscita di questi prodotti non tanto dalla visualizzazione. Certo, avessimo 200.000 visualizzazioni, sì, purtroppo ancora non ne abbiamo evidentemente, però noi sfruttiamo questi canali per altro e per altri, usando altri veicoli, diciamo così. Ma chi usa proprio specificatamente i social per produrre, per pubblicizzare, per promuovere, ma voi pensate, guarda, senza andare troppo sul tecnico, perché tanto a parte siamo vicini al tempo della prima pausa, ma senza andare troppo sul tecnico, ma pensate a un evento sportivo, visto che si parla tanto di sport, pensa al Super Bowl che tra poco Sì. sulle pubblicità tra primo e secondo tempo, benissimo, che è quella la cosa più vista dagli americani, e sono le pubblicità del Super Bowl. Magari della partita non gliene può fregare di meno, però si guarda le pubblicità o lo spettacolo che sia, perché c'è la pubblicità e lo spettacolo nello spettacolo, e i social rimandano, una volta che inizia questo intermezzo, chiamiamolo così, rimandano spammano proprio, posso dire almeno in America, perché poi in Europa solo gli interessati poi se lo vanno a vedere, ma spammano e utilizzano i social per veicolare e creare delle storie, dei reel, dei prodotti che solo con i social si possono fare. A parte no, non è proprio vero così, però diciamo riassunto proprio all'estremo. E se togli la possibilità di riprodurre, di condividere una cosa del genere, Super Bowl che fa milioni e milioni di fatturato di dollari, non te lo dimezzano, per carità, però un bel pezzettino ne va meno, viene tagliato. Pensate poi, fate il paragone con quello che guadagnate voi, qualsiasi lavoro facciate, cari ascoltatori, e dopo dici no, va bene, questa cosa qui non, per esempio un fornaio, tanto che produce il pane, e guarda, no, da oggi la schiacciata non la vendi più, i soldi che venivano dalla schiacciata, magari se è un forno con alimentari, farcita o il prosciutto, tanto per entrare in tema, schiacciata di San Colombano, tanto per fare mi vuoi far soffrire te fondamentalmente oggi, lì la verità. Quando torni in Italia ti farò trovare la schiacciata col prosciutto crudo. Però è così, cioè se tagli un pezzettino del quale comunque attingi a un fatturato o una parte del fatturato, anche se piccola, insomma gira un po' le scatole, perché ci sono anche degli investimenti, dei progetti a breve e lungo termine fatti su determinate entrate, e se quelle entrate non ci sono più, insomma è il segreto di Pulcinella alla fine. Allora, poi magari se ne parla meglio nella seconda parte, però diciamo, tanto per introdurre un attimo il discorso, noi siamo stati abituati a utilizzare Facebook, Instagram, Twitter e chi più ne ha più ne mette, perché comunque erano i social standard, quelli che abbiamo avuto sempre sotto mano.
questi primi giorni in cui c'era la possibilità del ban di TikTok, sono serviti a tanta gente per dire aspetta, forse c'è anche qualcosa di alternativo a questi qua, perché devo andare a dare i dati a gente che poi sostanzialmente li rivende, quando posso decidere anche io che tipologia di dati eventualmente dargli, o eventualmente su che altre piattaforme posso. Esempio, e poi andiamo in pausa. Per esempio, c'è la trasmigrazione di diversi account da X, cioè vecchio Twitter, a Blue Sky, tirando fuori lo sport. Un'altra volta una squadra che ha detto al caro Elon, tienti il tuo ex che hai stravolto, perché era bello quando era Twitter e invece l'hai stravolto, e noi andiamo su Blue Sky. E infatti il San Paoli, che milita, non mi ricordo se in Serie B o in Serie A bassa della Bundesliga in Germania, ha fatto così, e gli ha detto buona. Sì, e credo che non sarà nemmeno l'unico account che farà un lavoro del genere nel giro di breve tempo, quello di sicuro. No, appunto, perché il monopolio l'ha avuto per ora fino adesso il buon vecchio Mark, lo stanno avendo i cinesi con TikTok, però poi alla fine insomma, con la creazione di più piattaforme, ma anche solo, guarda, facciamo l'esempio della radio, no? E poi andiamo in pausa. Ma se noi decidessimo, ora noi ci avvaliamo di caricare le puntate, come anche questo episodio, questa trasmissione qui, Smart and Healthy, su Spotify, ok? Perché è di facile fruizione, di facile utilizzo. Bene, Spotify fa i suoi soldi perché c'ha le sue pubblicità, quindi prima di ascoltarci c'ha le pubblicità sue, ok? Noi togliamo le nostre perché tanto è bene le ascoltate solo in radio. Ma una volta che viene via Spotify, oppure noi potremmo dire, sai cosa? Noi non vogliamo più andare su Spotify perché ci siamo rotti le scatole di caricare la roba su Spotify. La carichiamo sul nostro server, perché il sito internet di Radio Centro Web, così ve lo dico, www.radiocentroweb.it, il sito è su un server che paghiamo, quindi c'è uno spazio di memoria che potremo utilizzare per caricare le puntate con un nostro player. Certo, dice, ma allora devi sviluppare, chiaro, devo sviluppare una tecnologia o un'applicazione tale per ascoltarlo da smartphone, da dove vuoi, benissimo, è un problema mio, però a quel punto di Spotify non me ne farei più niente e arrivederci, grazie. Sì, esatto, che poi è quello che queste grosse entità non hanno ancora capito. Poi c'è da dire che magari non tutti hanno le capacità di sviluppare applicazioni o cose del genere. Alla fine poi sostanzialmente non ci stiamo andando tanto lontano, perché poi l'intelligenza artificiale è volendo di quindi attenzione, nel senso, non è così scontato che i vecchi monopoli rimangano tali e quali così come era un tempo. No, il monopolio lo fa chi lo fa il mercato. Esatto. Bene, detto questo, noi torniamo tra pochissimo, c'è pubblicità, arriviamo tra pochissimo, tra poco, ciao, statemi bene. Ciao. Qui su Radio Centro Web, ciao. Allora, il tempo è denaro, lo dicevano e lo dicono sempre, ma anche i social, anche TikTok è denaro. Infatti TikTok sembra l'orologio, il tempo, e il tempo è come noi, no? Noi abbiamo dei tempi da rispettare qui in radio e il tempo è denaro, e quindi anche la durata dei blocchi. Sì, forse abbiamo sforato un pochino troppo nel primo blocco, però ci faremo più dai bambini in questo secondo blocco. No, allora io ti dico una cosa, che se il patron, che salutiamo il patron a prescindere, facciamo Andrea Social Network, facciamo Radio Centro Web Social Network, come dicevamo prima, potremmo fare la nostra piattaforma, anzi Pratesify invece che Spotify. Vabbè, a parte le bischerate,
No, noi possiamo fare come ci pare. Sì, vabbè. Possiamo fare come ci pare, non è che, però possiamo sforare e siamo in un intermezzo. Stavamo parlando, infatti, anche venerdì sera, nella puntata di Tribuna Staff di venerdì sera, che ero da solo, che ho parlato di Australian Open, anzi, visto che si parla di social network, ti farò una domanda, anche se non sono negli Stati Uniti, se negli Stati Uniti ci sarà questa cosa, ma il filtro nel film di Zemeckis è stato usato, il filtro di giovinezza, di cambio dell'aspetto, e insomma ti dico, merita. Non guardare il film, non lo so, cioè mandate a vederlo se lo volete, ma non lo so. Ma se andate a seguire Mauro Zingarelli su Instagram, cercate per esempio, io sto facendo l'esempio di un content creator che è un regista poco conosciuto, perché è uno che però lavora nell'ambito del cinema e spiega cosa accade dietro la macchina da presa, e in questo caso nel film Hair, come cavolo si pronuncia, di Robert Zemeckis con Tom Hanks, e si vede Tom Hanks ringiovanito. Dice, hanno usato la CGI, no, hanno usato l'intelligenza artificiale. E quindi andate a vedervi, se volete ascoltate la puntata vecchia, ascoltate i podcast, ne ho parlato anche lì, ma io ho fatto riferimento a un content creator. Se questo content creator non può più, e lui ci guadagna qualcosa, 5 euro, non lo so, ci guadagna qualcosa dai suoi prodotti, dai suoi video e tutto, ma se gli bannassero la possibilità, gli impedissero di pubblicare, non guadagnerebbe più, quindi sarebbe decisamente un grosso problema, ed è poi fondamentalmente il problema che si è presentato in queste ultime ore, nel senso, te content creator o comunque te imprenditore fai un business direttamente che è basato completamente o parzialmente sul social network. Questo social network improvvisamente chiude per N ragioni, proprio come si diceva prima. Abbiamo avuto un discorso che sostanzialmente faceva perdere il controllo della narrativa al governo americano, ma potrebbe essere anche una qualsiasi altra ragione, e ovviamente a quel punto sei nei guai, perché non hai più la possibilità di ricontattare i tuoi clienti / follower. Come la piattaforma, è chiaro. Poi molti content, come noi stessi poi usiamo YouTube con la trasmissione per Smart Healthy, che potete trovare sul canale di Radio Centro Web, video e audio, così ci vedete anche in faccia. Oppure, se la volete ascoltare solo audio, l'ascoltate o sulla radio o come podcast per ora su Spotify, e ci sono almeno 2 possibilità. Ma se fosse usata una possibilità sola, sì. Allora, per quanto YouTube, Spotify e quant'altro possono sembrare piattaforme più sicure, nella realtà dei fatti poi il content creator in caso non ha realmente controllo nemmeno lì. L'unico posto dove hai un controllo della tua audience fondamentalmente avere, perché a quel punto puoi mettere determinate impostazioni che fanno sì che sia te ad avere l'archivio dei tuoi dati e non siano società terze. Ora, pensare che Google venga chiuso è abbastanza improbabile per n altre ragioni, però potrebbe succedere, e a quel punto anche lì si perderebbe completamente. No, infatti il problema è, come dicete, a parte sai, Google è americano e non te lo chiudono. No, quello di sicuro. Su X non ci conterei più di tanto, perché comunque nel momento in cui dovessero discutere potrebbe andare male anche per quello. Vabbè, buon vecchio Elon o ci mette i soldi sopra, dice
quanto vuoi. A parte non so quanto gliene possa fregare a Elon di X, di ex Twitter. Non so quanto gliene possa fregare. Così per sfizio? Presuppongo l'abbia comprato più o meno per sfizio, sì, non credo che in realtà nella realtà dei fatti gliene freghi poi più di tanto, anche perché comunque diciamo che non in realtà non è così tanto presente come potrebbe in realtà aspettare. Stai a vedere il futuro. Sì, non è che lo usa per propaganda. Cioè, io vedo, cioè, allora, sì, c'ha le navicelle spaziali, come le chiamo io, c'ha SpaceX, benissimo, c'ha la Tesla, però non è che io lo seguo Elon Musk su Twitter, ammesso che sia lui, però non pubblica roba propagandistica o su SpaceX perché devo portare tutti sulla Luna, no. Allora, sì, vabbè, sono particolari del tutto insignificanti, però no, allora, diciamo, secondo me l'acquisto iniziale poteva essere per un'idea di propaganda, magari anche propaganda elettorale in un futuro, per essere. Dopo che è venuto fuori che ovviamente non può fare il presidente degli Stati Uniti per il fatto che non è comunque un cittadino americano, non credo che a quel punto lì l'interesse che poteva avere inizialmente sia continuato e sia andato avanti nel futuro. Penso che a quel punto gliene freghi più di tanto. L'ha comprata, ha fatto un investimento, giusto o sbagliato che potesse essere, però ha fatto quello che poi sostanzialmente fanno un po' buona parte dei miliardari. Investono soldi in qualcosa che vedono al momento utile e poi magari... Bellino. Oppure bellino, lo vedono dalla grafica, oh bellino, posso cambiare il nome, poi va da sé. Sì, è stato anche uno. Sì, ho fatto finta di nulla, ci ho provato, non mi è servito, non mi ha dato lo scopo per... Ora ce l'hai in mano, non è detto che non lo rivenda in qualche... No, infatti, vabbè. Vabbè, è così, lo compra roba per sfizio e poi si dimostrano dei flop incredibili. Sì, anche perché diciamo che per come era configurato Twitter, il limite dei messaggi, determinate cose che effettivamente non hanno mai incontrato nemmeno il favore dei vecchi utenti di Twitter, dei primi utenti di Twitter. No, infatti perché sì, 140 caratteri, dovevi essere sintetico, anzi imparavi bene l'arte della sintesi, perché invece ora poi con questa cosa delle stelline o degli account premium o riconosciuti, ora sì, vabbè. uno sfracello di follower, o se no paghi, cioè, ma io non pago per avere il riconoscimento, che me ne frega a me di avere l'account riconosciuto. Allora, diciamo, l'unica cosa per cui poteva avere un senso avere un account riconosciuto era il fatto di dire a chi proponevi i tuoi prodotti, ok, sono realmente io, non è un fake, ma poi sostanzialmente a parte quello non c'è assolutamente. Sì, va bene, ma io e te che ce ne facciamo? Sostanzialmente nulla. Ah, ecco. Sì, siamo noi, oh Piero, siamo noi. Sì, no, infatti, cioè, non ne vale nemmeno la pena. Ci serve. Bene, questo intermezzo era per ricollegarci collegarci al radiogiornale, e quindi noi torniamo tra pochissimo e a presto, tra pochi minuti torniamo, non è che non andiamo via, siamo sempre qua. Ciao.
Eccoci rientrati dopo questa breve pausa, caro Piero. Ci siamo rifocillati, abbiamo bevuto, mangiato, visto che non parlavamo Abbiamo gozzovigliato, mettiamola così. di mangiare, però se mangiare, se bevuto, via, un teino caldo, anche se vabbè, sì, te il teino caldo sì, perché da te mi dicevi che fa freddo, insomma. Sì, avremo 3 o 4 giorni praticamente sotto zero, si sta a temperature sotto praticamente fino a giovedì mattina, quindi qualcosina di lungo. Ci pigliamo un po' di freddo, non è male, l'inverno è comunque sempre piacevole. Funziona così, dovrebbe funzionare così. Dovrebbe funzionare così e sarà anche il caso di funzionare effettivamente così, visto quello che succederà un po' di tempo per capire. Poi fa caldo come da noi in Italia, che viene il caldo torrido, o è gestibile o è temperato. Diciamo che è sostanzialmente più o meno come Firenze, non cambia, poi è un pochino più umido ma non cambia. Insomma, vabbè, sei a soffrire il caldo. Siamo comunque a soffrire il caldo, sì, decisamente. Esatto. Bene, caro Piero, dopo tutti questo parlare di queste differenze, anche perché poi qui in Italia di tutti questi social network alla fine non è che prenda posizione, quindi cioè sì, un pochino, però insomma, è molto nel limbo. Allora, se devo essere sincero, non è che la cosa mi stupisca più di tanto, anche perché anche fin quando sono stato io in Italia, non è che determinate cose o determinati argomenti vengano fuori poi più di tanto. Può essere un discorso di mancato interesse? Non credo. Penso sia più un discorso rapportato un po' a quello che succede anche qua, del cercare di mantenere la popolazione tranquilla, perché se effettivamente venissero fuori determinate cose potrebbe essere complicato. Ma c'è anche secondo te una mancanza di competenza? Allora, se ne fosse parlato una ventina d'anni fa avrei detto probabilmente sì. In questo momento non credo assolutamente che soprattutto le nuove generazioni non abbiano competenze in questi casi, anzi l'esatto contrario direi, probabilmente proprio per quello che non vengono date determinate notizie, non vengono dati determinati input, proprio perché comunque soprattutto le nuove generazioni sono più da social, sanno esattamente come utilizzarlo e sanno come utilizzarlo al migliore. Sì, no, ma a livello di governo, dico. A livello di governo di sicuro, questo non ci sono assolutamente. Allora, anche perché noi abbiamo, no? Uno come Trump, che è vero, ha la sua età, però finché fa l'imprenditore, anche se poi diventerà presidente degli Stati Uniti effettivo a breve, però è sempre un imprenditore, quindi è sempre ad aggiornarsi, perché lui magari c'ha sempre il guadagno in testa, il guadagno di soldi, benissimo. Però uno tipo un ministro nostro, ministro medio, non facciamo nomi. No, allora non facciamo nomi anche perché sennò si rischia il grosso, però diciamo che tendenzialmente non hanno il benché minimo interesse nell'utilizzarlo, non tanto nel non utilizzarlo quanto nell'imparare a utilizzarlo. Nonostante questo, se in realtà si documentassero un attimino di più, potrebbero tranquillamente sfruttare tutte le piattaforme social per promuoversi e per far conoscere quelle che sono le proprie idee e le proprie convinzioni al pubblico che poi potrebbe anche decidere di votare. È ovvio che, e qui facciamo una grossa premessa, quando ti esponi su un social, dopodiché non hai più la scusa del ma io avevo detto, ma io avevo fatto,
perché non c'è una documentazione effettiva. Lì la documentazione c'è. Esatto, quindi no, magari viene usato perché diversi parlamentari lo usano, lo usicchiano a titolo personale, magari spippolandoci in maniera anche così rozza, grezza, diciamo così, grezza perché non sanno tutti gli strumenti, non conoscono tutti gli strumenti, però sì, come hai detto te, insomma, potrebbero usarlo molto più efficacemente, cosa che non viene fatta, proprio per mancanza di conoscenza del mezzo. Sì, perché sappiamo, sì, TikTok, come dicevamo prima, banalmente, lo dicevo prima io, banalmente, TikTok è quello dei video, Instagram è quello delle foto dei gattini, Facebook è quello dei complottisti, non lo so, perché io vedo su certi gruppi anche solo per il traffico che c'è dei complottisti sul traffico, dei complottismi sul traffico incredibili, quindi vabbè, lasciamo stare, ovviamente prende una battuta, è una battuta, però invece no, c'è tutto un mondo in più, ma c'è anche della divulgazione, cosa che non, insomma, qualcuno farebbe anche bene, a vedere certi account, certi canali, che imparerebbe qualcosa anche di diverso, di nuovo, di interessante, e invece si ferma ai gattini. Sì, poi c'è anche da dire anche un'altra cosa, che c'è anche il discorso del prendere con un minimo di sale in zucca quello che viene detto sui social. Nel senso, benissimo il loro utilizzo, benissimo la divulgazione delle informazioni, per poi sostanzialmente è anche per questo che devono essere utilizzati. Documentiamoci e andiamo a vedere effettivamente se quello che viene detto e quello con cui entriamo in contatto è reale o se sono delle cavolate allucinanti, per non essere più volgari, e che vengono dette solo ed esclusivamente per istigare una determinata cosa. Sì, esatto, più o meno, insomma, nel senso, sì, la veridicità, cioè non è anche la veridicità, però insomma uno ci casca a piedi pari come un baccalà su certe notizie. Infatti è il primo d'aprile tutto l'anno sulle fake. Sì, sostanzialmente poi il brutto dei social è proprio quello che non devi andare ad informarti per capire se poi effettivamente quello che leggi e quello che viene mandato è la realtà o se poi invece una baggianata. Sì, dai, non usiamo termini troppo forti perché certe volte sono mezze verità, non sono neanche tutte, sono magari più infiorettate, più romanzate, sono notizie più romanzate e invece sono molto più semplici, molto più anche meno veritiere purtroppo, però. Sì, poi tra le altre cose c'è da dire anche questo, che questo discorso dell'informarsi non andrebbe poi fatto solo esclusivamente con i social, ma con tutto ciò che viene trasmesso da varie radio, televisioni, portate. Anche perché poi diciamo buona parte di quello che è stato tutto il movimento che si è creato post ottobre del 2023 eccetera si è creato proprio perché la gente ha iniziato a informarsi da fonti diverse. Sì, di fatto è così. Di fatto è così, caro il mio Piero. Allora, ok, niente, va a posto. Stavo guardando un po' di cose. Vabbè, c'era l'NBA, ma tanto non ne parliamo stasera. Già oggi pomeriggio, insomma, non ne parliamo. Vabbè, c'è Hamilton. Come hanno preso Hamilton alla Ferrari gli americani? Ma allora, qui non è che la Formula 1 sia seguita moltissimo, è più NASCAR e altre tipologie di sport motoristici. Di sicuro c'è da dire che chi andrà a vedere i Gran Premi qui negli Stati Uniti quest'anno
potrebbe anche divertirsi. Allora, a proposito di Trump, di America, stavo guardando, ci sono due notizie. Allora, c'è anche la notizia però di Biden, sempre negli Stati Uniti. Biden ha rimosso Cuba dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo. In cambio Cuba ha rilasciato circa 10 prigionieri politici. Quindi diciamo che hanno fatto uno scambio equo, poi effettivamente vedremo come andrà esattamente a finire la cosa, perché sì, scambiano i prigionieri politici, quell'altro le nuove restrizioni. Tanto voglio dire, fra 10 minuti Trump diventerà ufficialmente presidente, quindi non si sa poi come andrà con quello che farà lui. Però ci sarà l'unica leader europea che ha avuto l'invito ufficiale, l'unica ad avere l'invito diretto per la cerimonia di insediamento di Trump. La nostra primo ministro, la nostra presidente del Consiglio Meloni. Detto, cioè come se per invitare a un buffet, a un aperitivo, tu invitassi 10 persone. Di queste 10 persone l'unico a chiamare direttamente fossi io, una cosa del genere. Allora, bene per l'Italia, potrebbe anche essere, sai, alla fine ringraziarsi il presidente degli Stati Uniti potrebbe essere anche un buon inizio. Vedremo cosa comporterà, se effettivamente porterà delle cose positive per perché no. Poi c'è un'altra notizia legata a Trump, che il 17 gennaio, non so quanto tu sappia di criptovalute, qualcosa, va bene, che anche quello c'è un mondo dietro. Sì. Il 17 gennaio Trump ha annunciato di aver creato una criptovaluta. In poche Sì, ma da quello che leggevo stamattina è anche andata giù di altrettanto quasi, quindi sì. È che allora tutti vogliono cavalcare. Allora, perché c'è un mondo dietro? Come tutti i mercati azionari, anche quello delle criptovalute è molto suscettibile, diciamo così. Tu hai la più famosa, che è Bitcoin, quella che vale di più, quella che diciamo potrei dirti che è quella che risente meno delle oscillazioni di mercato, ma risente meno perché ha un valore talmente alto che per avere un Bitcoin devi avere, mi ricordo, $70.000, una cosa del genere, per avere un Bitcoin. Quindi chi ha meno di quella cifra, tu non puoi comprare un Bitcoin, va bene? Quindi l'oscillazione, se da 70.000, sto dicendo cose a caso perché bisognerebbe vedere le app o comunque il valore di mercato mezz'ora per mezz'ora, insomma, metti che abbia un'inflessione, ma anche minima, e da 70.000 va a 60.000, ok? Un titolo come Bitcoin è un'inflessione, perché è un'inflessione, ha perso valore, è un'inflessione, però è minimo, anche se sono $10.000 di differenza. Se tu hai una valuta che invece c'hai i Pieros, ok, nuova criptovaluta, i Pieros, sì. Ok, che ti vale $600, meno 10.000 vai a meno 9.400. Allora, questo è molto sì.
Sì, c'è da dire anche una cosa, stavo guardando mentre te parlavi, il valore attuale dei bitcoin e sono praticamente 102.400 euro. Un bitcoin sono 102.000 euro, il che non è male. Detto questo, sicuramente è qualcosa di un po' più rischioso rispetto alla borsa. La borsa forse in questo momento è un po' più prevedibile per quello che può riguardare i vari sbalzi azionari e quant'altro. Il Bitcoin va ancora molto a sensazione e probabilmente è sicuramente più rischioso. Detto questo, vale la pena investire in valute digitali? Probabilmente sì. By the way, non vogliamo dare alcun tipo di consiglio di investimenti o cose del genere, assolutamente. Però diciamo sicuramente su quelle che sono un pochino più stabili, quindi Bitcoin, Ethereum eccetera, potrebbe valer la pena provare a fare qualcosa, perché comunque effettivamente sono titoli che sono a giro da parecchio tempo, quindi sono abbastanza stabili. È quello, capito? Cioè, tu non puoi svegliarti e dire, oh, io ho fatto la criptovaluta, va bene. Sì, il titolo va alle stelle, però poi, insomma, a vita breve, no, a vita breve se uno pensa di voler farla valere subito, bisogna partire piano, basso valore, basso profilo, e poi piano piano cavalcare l'onda dell'ascesa. Allora, sicuramente per quello che posso immaginare, probabilmente Trump ha provato a fare quello che ha fatto Elon un po' di tempo fa. Elon si è fatto la sua moneta criptovaluta e ha detto proviamo a vedere che cosa succede, e effettivamente sta andando non proprio benissimo, ma bene. Trump ha probabilmente cavalcato l'onda dell'essere stato rieletto presidente, sperava che le cose potessero andare probabilmente meglio, diciamo che si è reso conto che forse non è propriamente così. Poteva farlo, ma secondo me doveva aspettare. Sì. Doveva aspettare un attimino, metà anno, il tempo di essere confermato. E intanto io ti confermo che siamo arrivati alla conclusione. Perfetto. Non me ne sono accorto perché si parlava, per cui... Parla e ci troviamo bene, noi, il tempo passa, il tempo vola, non ce ne accorgiamo. Invece siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di oggi e niente, noi ci vediamo settimana prossima con i radioascoltatori, idem mercoledì prossimo, che non so, della settimana nuova, che è il 29, è l'ultima puntata del mese. E niente, ci rivediamo qua, Radio Centro Web, www.radiocentroweb.it, il canale su Spotify Radio Centro Web Podcast, dove verrà poi inserita la puntata di oggi. E niente, poi social, Instagram, Facebook, il canale YouTube Radio Centro Web, di più non si può fare, anche perché quanta roba ci volete far fare? Troppa. Caro Piero, io ti ringrazio anche per oggi. Grazie a te, è sempre un piacere come al solito. Ti ringrazio, Smart and Healthy, ci vediamo settimana prossima per un'altra puntata su mangiare, Sì. vita. Stavolta parleremo effettivamente di mangiare, no? Quindi se no poi ci pregunto quando ci andrò lì. Ciao.